Venezia, 5 ottobre 1607. Il sole è già sceso, oltre i tetti di Canareggio. L'aria è densa dell'odore salmastro della laguna, che risale ai canali, coperti dalla prima nebbia autunnale. Paolo Sarpi, 55 anni, frate servita e tra le menti politiche e giuridiche più lucide della Repubblica, cammina lungo le fondamenta di Santa Fosca. Il rumore dei suoi passi sulla pietra d'Istria è regolare e cadenzato. Poi il silenzio si spezza. Dal buio emergono gli aggressori. Più figure si avventano sul frate, in una rapida e confusa successione di fendanti. 3 colpi vanno a segno. Una lama raggiunge violentemente il volto e la zona auricolare, penetrando profondamente nello zigomo, senza però risultare letale. Il ferro freddo resta incastrato nell'osso cranico, mentre gli assassini fuggono nella notte, verso una gondola che li attende nell'ombra. Quella barca li porterà lontano. Troveranno infatti rifugio in territori sotto controllo pontificio, alimentando immediatamente i sospetti veneziani. È l'elemento che trasforma un agguato notturno in un caso politico internazionale. Ma Sarpi sopravvive. Giorni dopo, ancora convalescente nel suo convento con il volto fasciato, osserva quel pezzo di metallo nero estratto a fatica dai chirurghi. Non si limita a una reazione spirituale, ma formula una lucida interpretazione politica. Agnosco stilum curiae romana. Riconosco lo stilo della curia romana. Una parola, stilus, che in latino indica lo strumento appuntito, ma per estensione definisce un preciso modo di agire, una firma politica. Ma come si è arrivati a spargere sangue tra le calli per una questione giuridica e di giurisdizione? Come ha potuto una disputa nata dall'arresto di 2 ecclesiastici accusati di reati comuni, intrecciata alle leggi del 1605 per limitare la costruzione di nuovi edifici religiosi, trasformarsi in una delle più intense campagne di propaganda politico-religiosa d'Europa moderna? Tutto aveva iniziato quando il Senato veneziano aveva deciso di arginare un fenomeno silenzioso che minacciava la stabilità dello Stato: la progressiva immobilizzazione della ricchezza fondiaria nelle mani della Chiesa, beni inalienabili sottratti al fisco statale, rischiava di prosciugare le risorse pubbliche, colpendo indirettamente persino le casse del vitale arsenale marittimo. Venezia doveva fermare l'erosione del suo territorio. Ma quale prezzo era disposta a pagare per sfidare frontalmente la giurisdizione del Papa? Capitolo 1. L'offensiva immobiliare e il nodo della mano morta. Archivio di Stato di Venezia. Un labirinto sterminato di scaffali in legno di noce antico. Qui riposano i registri fiscali, i catasti e le stime patrimoniali dell'epoca. Fogli di pergamena spessa, ruvida al tatto, compilata con inchiostro ferrogallico. Se sfogliamo queste pagine oggi, possiamo percepire la consistenza materiale della macchina statale veneziana. Siamo nel 1605. Il Senato sta analizzando i dati economici provenienti dal dogado, ovvero il cuore lagunare della Repubblica, e da parte dei domini di terraferma, e si accorge di una emorragia lenta ma inesorabile. Attraverso donazioni e lasciti, la Chiesa sta acquisendo un patrimonio sterminato. Secondo stime coeve, variabili e non uniformi, si indica che fino a circa 1/3 del patrimonio immobiliare sia ormai in mano ecclesiastica. È il nodo della mano morta. Con questo termine si indicano i beni inalienabili, proprietà che una volta entrate nel recinto sacro smettono di circolare nella normale economia ordinaria e soprattutto godono di ampie esenzioni e privilegi fiscali, specialmente nelle transazioni. Per una Repubblica che fonda la sua sopravvivenza sulla tenuta delle finanze pubbliche, questa sottrazione di beni al fisco è un rischio sistemico. Non è una guerra contro la religione, ma contro un sistema giuridico e fiscale parallelo che minaccia l'autonomia dello Stato. Per capire l'impatto di questi numeri, dobbiamo guardare verso l'arsenale. Costruire, armare e mantenere una singola galea sottile, la nave da guerra veloce che garantisce il dominio marittimo, costa un ordine di grandezza variabile intorno ai 6.000 ducati. Bisogna stagionare il legno di rovere, far bollire i grandi fusti di pece nera dall'odore pungente
intrecciare chilometri di canapa ruvida per il Sartiame. La pressione sulle finanze statali, cruciali per la flotta, è al limite. I senatori veneziani utilizzano allora una proiezione teorica, un argomento retorico e politico di enorme impatto per evidenziare il pericolo. Se il clero continuerà ad accumulare terreni con questo ritmo, nel giro di un solo secolo avrà virtualmente acquistato l'intero territorio del Veneto. Per fermare questa erosione, nel 1605 il Senato vara 2 leggi fondamentali. Viene imposto il divieto di edificare nuove chiese o alienare immobili ad enti ecclesiastici senza una specifica autorizzazione dello Stato. È la piena affermazione della sovranità civile sulle finanze e sul suolo. La scintilla definitiva scocca però su un terreno ancora più sensibile, la giustizia. 2 ecclesiastici, Marcantonio Brandolin e Scipione Saraceni, vengono arrestati per reati comuni gravi, tra cui violenza e altri crimini di sangue. Venezia non accetta zone d'ombra, rivendica la giurisdizione statale anche sui membri del clero e li getta nelle prigioni ordinarie. La risposta di Roma è immediata e drastica. Il Papa, Paolo V, esige la consegna dei prigionieri e l'abrogazione delle leggi. Di fronte al rifiuto veneziano, il pontefice ricorre al divieto pubblico dei sacramenti e delle funzioni religiose. È l'interdetto. Una condanna che rischia di paralizzare l'anima stessa della Repubblica. Ma Venezia è pronta a un atto di sfida senza precedenti. Il clero locale obbedirà al successore di Pietro o alle leggi del Doge. Capitolo 2. L'assedio spirituale e la fedeltà del clero. Aprile 1606. Roma ha scagliato la sua folgore. Il corriere pontificio cavalca verso nord, portando con sé il testo della scomunica e dell'interdetto. È un documento che ha il potere di spegnere la vita religiosa dell'intero dominio della Repubblica. In linea teorica e secondo il dettato canonico, questo provvedimento impone l'interruzione totale. Nessuna messa, nessun battesimo. Sebbene nella prassi venissero talvolta tollerati i sacramenti estremi per i morenti, nel 600 una simile condanna genera una forte preoccupazione religiosa diffusa. Ma Venezia non si fa cogliere impreparata. Il Consiglio dei 10, la magistratura suprema con funzioni di sicurezza e controllo politico, mette in moto severe misure di controllo delle comunicazioni e di vigilanza ai confini. Gli ordini per le guarnigioni, dalle possenti fortezze di Peschiera fino a Legnano, impongono di tentare di limitarne la diffusione prima che la bolla varchi le linee dello Stato. Contemporaneamente, in città, le guardie urbane rafforzano la sorveglianza sugli edifici religiosi per impedire affissioni clandestine durante la notte. Eppure, la vera battaglia si combatte nelle coscienze degli ecclesiastici. Il doge Leonardo Donà, con una fermezza glaciale, ingiunge formalmente al clero di continuare le funzioni, ponendolo sotto la diretta autorità statale. In questo momento storico emerge la solidità istituzionale di Venezia. La stragrande maggioranza del clero locale, pur con alcune eccezioni significative, sceglie di allinearsi allo Stato. Vi è sicuramente la paura delle ritorsioni, in un clima ben riassunto dalle fonti dell'epoca con il monito: o cantate o andate in prigione. Ma a questa coercizione si unisce una sincera e convinta adesione di buona parte dei sacerdoti. È il frutto di una radicata autonomia veneziana rispetto a Roma e di una profonda dipendenza economica e istituzionale del clero dal sistema della Repubblica. In fondo non fallisce l'interdetto in sé, ma si sgretola la sua applicazione all'interno di un contesto statale altamente organizzato. L'eccezione più clamorosa è rappresentata dai Gesuiti. In linea con la loro struttura e la loro vocazione, rifiutano qualsiasi compromesso e scelgono l'obbedienza assoluta al Papa. La reazione del Senato è irrevocabile. Nel maggio del 1606 l'ordine viene espulso. Le barche coperte scivolano silenziose lungo i canali, portando via i religiosi in esilio. Dalle fondamenta in pietra, la popolazione assiste con reazioni miste, oscillanti tra la palese ostilità e un profondo disorientamento. Venezia ha retto l'urto iniziale. Le chiese rimangono aperte.
L'odore resinoso dell'incenso continua a riempire le navate e le campane non smettono di rintoccare. I confini fisici sono difesi, ma questo assedio richiede ora una risposta intellettuale. Una nuova guerra sta per esplodere, combattuta non con le armi da fuoco, ma con le matrici di stampa. Quale vasta produzione polemica e giuridica sta per innescare Paolo Sarpi per vincere la battaglia dell'informazione nelle corti e negli ambienti intellettuali europei? Capitolo 3. L'arsenale tipografico e l'autonomia delle sfere. Sestiere di San Marco, tra le strette calli delle Mercerie e Rialto. Ascoltate. C'è un suono sordo, ritmico, incessante. È il tonfo metallico e il cigolio del legno dei grandi torchi da stampa. L'aria odora di carta appena pressata e del fumo acre dell'olio di lino bruciato per produrre l'inchiostro nero. Nel Seicento, Venezia è uno dei principali poli editoriali d'Europa e in questo momento di massima tensione, accanto alla produzione tradizionale di classici latini e manuali di mercatura, cresce rapidamente una nuova e febbraile attività, la stampa polemica e giuridica. La Repubblica ha bisogno di una difesa teorica inattaccabile. Si affida a un uomo che vive ritirato nella penombra del convento dei Servi, sommerso da lettere e documenti. Paolo Sarpi. Il Senato lo nomina consultore in iure, rendendolo il principale consulente giuridico della Repubblica in questa crisi. Sarpi non è un rivoluzionario laico nel senso moderno del termine, ed è fondamentale ricordarlo. È un religioso colto, profondamente inserito in una rigorosa tradizione conciliarista e anticuriale. La sua non è un'operazione di semplice disinformazione, ma la costruzione metodica di un sistema di legittimazione giuridica concorrente a quello romano. Sarpi mette su carta una dottrina lucida. In continuità con tradizioni giurisdizionaliste precedenti, teorizza l'autonomia delle sfere. Il potere temporale del Doge e del Senato, argomenta il frate, deriva direttamente da Dio per il governo delle cose terrene, senza alcuna subordinazione giuridica al pontefice, nelle materie temporali. È un argine intellettuale solidissimo contro le ingerenze politiche di Roma. Ma un'idea complessa, senza una rete di diffusione, resta inascoltata. È qui che entra in gioco l'ecosistema editoriale veneziano. Decine di tipografie e operatori privati mettono a disposizione i loro torchi, per quella che è nota agli storici come la guerra delle scritture. Si stampano decine di trattati e risposte giuridiche. In alcuni casi le tirature sfiorano le 1000 copie per edizione, numeri di grandissimo rilievo per gli standard del tempo. I fascicoli, con l'inchiostro ancora fresco, vengono imballati e affidati ai corrieri a cavallo. In tempi rapidi per l'epoca, nel giro di giorni o poche settimane, i testi attraversano le Alpi. Insieme alle vaste e accese risposte polemiche, prodotte a sua volta da Roma, i libelli veneziani contribuiscono a orientare rapidamente la discussione negli ambienti colti, diplomatici e universitari di mezza Europa. Questa immensa produzione intellettuale influenza attivamente parte del dibattito nelle corti europee. Ma le ragioni del diritto hanno un limite di fronte alla forza militare. Mentre i torchi continuano a stampare, oltre il confine occidentale della Repubblica, si addensano nubi scure. L'impero spagnolo, alleato del Papa in funzione degli equilibri politici italiani e europei, inizia a mobilitare a scopo deterrente le sue truppe nel vicino Ducato di Milano. Quanto tempo resta ai diplomatici prima che il confronto intellettuale possa trasformarsi in un aperto conflitto armato? Capitolo 4. La dissuasione militare e il compromesso diplomatico. Arsenale di Venezia, inverno del 1607. Il rumore assordante. Migliaia di operai, i famosi arsenalotti, lavorano senza sosta tra i fumi delle fucine e il freddo umido della laguna. L'odore tradizionale della pece si mescola ai frenetici preparativi militari e a un'attività intensificata.
Venezia non vuole il conflitto armato, ma sa perfettamente che l'unico modo per evitarlo è dimostrare di essere pronta a combatterlo. È l'applicazione lucida della logica della dissuasione militare. Ai confini occidentali, l'impero spagnolo avvia un rafforzamento delle forze nel vicino Ducato di Milano. È una mossa politica per sostenere il Papa, ma il rischio di un'invasione della terraferma viene percepito come concreto dalle autorità veneziane. La Repubblica risponde, sfoggiando una capacità logistica ed economica formidabile. Il Senato stanzia d'urgenza fondi immensi, vengono arruolati mercenari svizzeri e grigioni e si mobilitano le milizie territoriali, le cosiddette Cernide. Secondo le stime, un esercito di circa 20.000 uomini è pronto a schierarsi, mentre decine di galee vengono armate o preparate a tempo di record. Il messaggio inviato a Roma e a Madrid è chiaro: una guerra contro Venezia avrebbe costi elevati e rischi significativi per chiunque. È in questo equilibrio instabile tra le potenze che entra in scena la terza grande forza europea, la Francia di Enrico IV. Parigi non agisce per devozione spirituale o per difendere Venezia in sé, ma per un preciso calcolo di contenimento geopolitico. Se Madrid dovesse attaccare e piegare la Repubblica, finirebbe per rafforzare significativamente la propria posizione in Italia, rompendo i delicati assetti continentali. Il re francese invia così in laguna un legato e mediatore per conto della sua corona, il cardinale de Joyeuse. La sua missione non è stabilire chi abbia ragione sul piano teologico, ma trovare una via d'uscita che salvi l'autorità di tutte le potenze coinvolte. Venezia, infatti, non vince questa battaglia imponendo la propria forza in senso assoluto, ma resistendo abbastanza a lungo da rendere necessario il compromesso diplomatico. La soluzione architettata nell'aprile del 1607 è un espediente diplomatico elaborato. Il nodo gordiano sono i due religiosi arrestati, Brandolin e Saraceni. Il Papa li pretende, ma Venezia si rifiuta di consegnarli alla giustizia romana. Come se ne esce? I rappresentanti veneziani non consegnano i prigionieri al legato pontificio, ma li affidano all'ambasciatore francese, dichiarando esplicitamente che si tratta di un atto di omaggio verso il re di Francia, senza alcun pregiudizio per le leggi venete. L'ambasciatore francese, a sua volta, li consegna all'autorità papale. Venezia non cede formalmente sulla propria giurisdizione e il Papa ottiene i suoi prigionieri. Nell'ambito di questo accordo mediato, l'interdetto viene finalmente ritirato. Le chiese, che in realtà non avevano mai smesso di funzionare, tornano ufficialmente alla normalità. La controversia si chiude con un compromesso che consente a entrambe le parti di salvare le proprie posizioni formali, ma segna uno spartiacque per la civiltà europea. Il sangue, che scorrerà mesi dopo sul ponte di Santa Fosca, da cui siamo partiti, verrà interpretato proprio come la tragica conseguenza del violento clima politico generato da questa crisi, ma la struttura dello Stato ha retto. 4 secoli ci separano da quegli eventi, eppure le dinamiche profonde restano intatte. La difesa delle risorse fondamentali dello Stato, il confronto sulle esenzioni fiscali con grandi entità sovranazionali, l'uso della propaganda politica e religiosa, fino alle guerre evitate solo grazie al bilanciamento delle forze. Studiare la Repubblica di Venezia non significa guardare un museo polveroso, ma analizzare il laboratorio in cui sono nate alcune dinamiche della politica moderna. Se apprezzate questo modo razionale ed analitico di indagare il passato, iscrivetevi al canale Venezia e la sua storia. Continueremo a esplorare insieme, con rigore e senza semplificazioni, le fondamenta del nostro presente.